Ciao a tutti, con la ricetta di oggi vi porto nel cuore dei castelli romani, con un piatto che racconta la primavera e la tradizione contadina, la vignarola di Velletri. La prepariamo con le verdure fresche del nostro orto, raccolte al momento giusto, e alla fine aggiungeremo un tocco segreto dei veri vigneroli, un ingrediente semplice ma aromatico che dona al piatto uno zest in più, tutto da scoprire. Restate con noi fino alla fine della ricetta. Adesso cominciamo con la pulizia dei piselli freschi e delle fave. Una alla volta, premo i piselli, mettiamo i filetti. L'esterno non buttatelo via, una parte la utilizzeremo per fare un brodo di verdura e una parte invece le friggerò da mangiare fritte, sono buonissime. Vi evito la pulizia totale di piselli e di fave. Uno o due, togliete il filetto e salvate la parte verde, così lo potete mettere nel brodo che ci servirà per fare la nostra ricetta. Togliete il filetto e poi dove avete tolto il filetto aprite e sgranate. Ecco, adesso questi ce li friggiamo e quelli che avanzano ci facciamo il brodo. Beh, ci rivediamo alla fine, quando ho finito di sgranare tutto. Allora, fave e piselli li abbiamo puliti, quindi li sposto da qua. Visto e considerato che ci sono rimasti un bel po' di bacelli, li utilizziamo per fare il brodo vegetale, come abbiamo detto. Allora, una bella pentola capiente di acqua, i bacelli delle fave e dei piselli, li mettiamo in acqua anche loro. Ecco qua. Poi finito. Adesso diamo una lavata veloce anche i fondini dei cipollotti che mi sono rimasti, che anche questi tagliamo grossolanamente, li mettiamo in padella in pentola, sempre per fare il brodo. Poi gli mettiamo anche queste due carote, anche se non ci sono nella ricetta di oggi, nel brodo ci stanno bene. E poi gli mettiamo anche le foglie del carciofo, che adesso togliamo le foglie esterne dei carciofi che mettiamo nella ricetta. E gli diamo una lavata. E queste poi sono coriacee, quindi sono impossibili da mangiare. Invece che fare l'operazione che faccio di solito con i carciofi, che sono in un altro video, magari ve lo linko sotto in descrizione, l'altro video. Ecco, direi che qua si possono cominciare a mangiare. Mettiamoli subito a bagno. Se ci sono le foglie scure toglietele e lasciamo il cuore del carciofi. Poi dei carciofi li possiamo lasciare anche non l'interno ma tutto l'esterno dei gambi. Adesso togliamo anche l'esterno del carciofo e gli mettiamo anche questo. L'interno invece farà parte della ricetta. Così capisci se questa è la ricetta della vignarola o è la ricetta del brodo di verdura. Comunque voglio fare, per la vignarola mi serve il brodo di verdura, con le sue verdure tra l'altro. Ma già che lo faccio ne faccio un bel po' di più, in modo che ce ne ho anche nel congelatore, me ne tengo sempre un po' nel congelatore, se mi serve del brodo vegetale ce l'ho fatto. Dopo l'interno del gambo lo mettiamo con acqua e limone a sbiancare. Adesso intanto mettiamo tutta la nostra verdura un po' lavata lì per fare il nostro brodo, così lo accendiamo. Il sale non lo metto subito, lo metto tra un po' nell'acqua, quando sarà già calda, in modo che non va a finire tutto sul fondo. Questa praticamente di tutte le verdure che abbiamo fatto, l'unico scarto sono i fili dei fagioli e queste 4 foglie qua che sono brutte. Non abbiamo ancora buttato via niente. Adesso facciamo andare il brodo a coperto, ecco così, e tra un po' ci aggiungiamo il sale appena comincia a bollire. Il limone che ho utilizzato ieri, che ho grattugiato quasi tutto, metà lo spremiamo dentro l'acqua e ci mettiamo subito i gambi dei carciofi che non diventano troppo neri in acqua acidulata con anche il limone.
E poi ci mettiamo anche i carciofi, finiamo la pulizia, poi dopo lo aggiungiamo al brodo, i fondini del carciofo, che sono super buoni questi qua. Allora, togliete le punte dure dei carciofi romaneschi. Diamo una lavata veloce anche a questi, poi li mettiamo nel brodo. Allora, aggiungiamo il brodo, le nostre foglioline dure. Ora, prima che diventino troppo neri, li tagliamo veloce, controlliamo che non abbiano troppa barba. Se c'è, la togliamo un pochino. Vedete la barba e eventualmente se ci sono delle spine. In queste non ci sono spine, l'ho già tastati, non hanno spine. Sono abbastanza morbidi internamente. Adesso li tagliamo abbastanza finemente e li mettiamo subito in acqua acidulata insieme ai gambi. Io ho trovato i carciofi romaneschi, essendo una ricetta romana, anzi poi veramente della zona di Velletri, ho cercato di utilizzare prodotti più laziali possibili, ma se in casa avete dei carciofi violetti toscani o qualsiasi altro carciofo che si può anche mangiare, insomma un po' cotto, risulti croccante ma tenero senza bisogno di strabollirlo, vanno benissimo. Quindi abbiamo messo 3 cipollotti di tropea, 2 mammole romane, mezzo limone per schiarire, poi abbiamo messo 300 g di fave e 250 g di piselli. Nella vignerola ci si mette un po' quello che si ha nel frigo. Se avete anche delle punte d'asparagi, c'è chi mette anche le punte d'asparagi. Io direi di stare sulla ricetta base tradizionale di Velletri. Questa è una ricetta che può essere anche considerata vegana se non ci si mette pancettina o guanciale, perché per insaporirlo spesso viene utilizzato anche questa aggiunta. Ve le inserisco negli ingredienti come facoltativa. Io faccio la versione vegetariana. Decisamente bolle, saliamo il brodo. Due pugnetti e un bel po' d'acqua per fare un bel po' di brodo, quindi e giriamo. Ok, controlliamo. Ah bah, bene, si è ritirato bene e quelle verdure sono tutte cotte. Adesso lo facciamo raffreddare un attimo. Ma che bel brodo, ok? Spegniamo e poi lo travasiamo. Travaso il brodo. Vabbè, siamo alla fine. Allora ho fatto già 2 bottiglie di brodo di verdura che poi me le metterò in freezer. Metto le etichette sopra, poi le metto in freezer. E questo qua ci facciamo la ricetta di oggi. E poi con quella che avanza di brodo anche una bella vellutata con i piselli freschi. Essendo anche un brodo di piselli è l'ideale. Ecco qua, scuotiamo bene tutte le verdure. È un brodo bello scuretto perché c'erano anche le foglie dei carciofi, quindi più scuro del solito. Perfetto, questo dopo lo utilizziamo per la nostra ricetta e questi li mettiamo in freezer. Ho fatto le etichette per il brodo, ne mettiamo una qui con che cos'è e la scadenza, semplicissime. L'importante è sapere quando è stato confezionato e quando scade e che cos'è. Vabbè, questo si vede a occhio però e questo lo mettiamo in freezer. Allora cominciamo a mettere insieme la vignerola con tutta la verdura che abbiamo preparato. Abbondante olio extravergine d'oliva, scopriamo il brodo, lo facciamo scaldare. Mettiamo dentro prima le verdure dure, quindi prima di tutto solito la cipolla, cipollotto. Allora in questa fase, se volete, è la fase dove andrebbe messo anche l'eventuale guanciale barra pancetta. Io, come vi dicevo, la faccio vegetariana, quindi niente, metto solo cipolla e carciofi. Togliamo tutto, anche il resto dei carciofi. Mettiamo già un po' di sale che aiuta a cuocere più veloce e a imbiondire la cipolla.
Adesso la facciamo stare qualche minuto. Allora imbiondiamo bene la cipolla. Adesso i carciofi sono ancora belli staccati, se vedete che si attaccano un pochino, questo è un antiaderente, però se vedete che si attaccano un pochino, gli cominciate già ad aggiungere un po' di brodo, ancora non stanno rischiando di attaccarsi. Considerate una cottura almeno da quando diventa bionda, almeno di 8 minuti, da 3-4 minuti farà imbiondire la cipolla e altri 8 minuti di cottura dei carciofi prima di aggiungere le altre verdure. Adesso che comincia a sfrigolare di più, gli metto già un po' di brodo che abbiamo fatto con i bacelli, il cipollotto e le foglie esterne del carciofo, 2 mestolini di brodo, ecco. E adesso lo facciamo cuocere sempre scoperto, perché non voglio che diventino lessi, voglio che siano comunque un po' croccantini. Il mestolo serve per evitare che si attacchi sul fondo della padella la verdura. Ecco, 8 minuti da adesso, eccoci qua, sono passati gli 8 minuti. Adesso aggiungiamo le fave, ecco, 3 etti di fave sgusciate già, quindi sono circa 1 kg, 1,2 kg di fave intere, comunque più o meno, è una ricetta molto a occhio. Mezzo mestolo di brodo che si sta asciugando, ecco, andiamo avanti con la cottura. Adesso sono passati 4 minuti da quando abbiamo messo le fave, aggiungiamo anche i piselli freschi. Visto che ha già assorbito tutta l'acqua, aggiungiamo un altro mezzo mestolo di brodo e facciamo andare avanti la cottura per altri 4 minuti. Le variazioni di questa ricetta, come vi dicevo, sono o guanciale o pancetta, oppure in questa stagione c'è chi mette anche le punte degli asparagi. Io non li metto, stiamo sulla ricetta base tradizionale. O anche, se vi piace leggermente piccante, potete mettere una punta di spagnolina di peperoncino. Tra 4 minuti poi toccherà alla lattuga e terminiamo la ricetta col trucchetto finale dei vigneroli. Ok, allora assorbito la maggioranza del liquido, adesso possiamo aggiungere in ultimo la lattuga romana. Cercate di affettarla un po' a fettine fini, la facciamo impassire senza aggiungere altra acqua. Adesso siamo arrivati alla fine. Regoliamo un pochino di sale che ho assaggiato, è già salatino, quindi ne metto proprio un pizzico per compensare la lattuga che non ne ha, e pepe. Adesso la facciamo stufare bene. Tre minuti e la togliamo. Se la volete mangiare col pane la potete usare come condimento per la pasta, come contorno. Io lo userò come contorno, faccio degli hamburger, un bel giretto, e a fianco questa con delle fette di pane tostato. La potete usare anche come piatto unico, così, che è già abbastanza ricca. E poi la lasciamo riposare qualche minuto, intanto che si tosta il pane, e la impiattiamo. E adesso, come avevo promesso, in fondo, adesso che è bella stufata la lattuga, aggiungiamo il trucco dei vigneroli. Si mette, adesso che è bella alta, oltre al sale e il pepe che abbiamo già regolato, circa un bicchiere di vino bianco buono. Cercate di stare su un vino buono, questo toscano, anche dei colli romani, se volete mantenere il mood laziale. E appena avrà evaporato tutto l'odore di alcol, la impiattiamo. Facciamo saltare bene. Questa qua è una verdura che è buona anche il giorno dopo, è anche a temperatura ambiente, anche fredda. Fantastica. Tra l'altro, se la volete lasciare
un po' più brodosa, gli aggiungete un po' del brodo che abbiamo utilizzato per farle cuocere e la potete lasciare più brodosa, tipo zuppa. Potete aggiungere cereali, orzo o anche semplicemente così. Adesso finiamo il servizio con le fette di pane abbrustolite. Ecco qua. Tre, una ciascuno, ma ce ne sono delle altre di scorta. Ecco fatto. A tavola!